Buongiorno a tutti amici. Buongiorno. Sono le 9 del mattino e oggi finalmente c'è il sole. Vi voglio far vedere questa spiaggia che abbiamo di fronte a casa, che si chiama Tambizan Beach a Boracay. Guardate che colori. Vabbè, appena ho detto c'è il sole si è annuvolato, ma quando esce il sole ci sono dei colori pazzeschi. Looking at you and I feel the tension. You know, this could be like heaven. I am right here, doing my best to make you feel like I do. And just for a second, you're looking at me, making me feel like maybe you want this too. Give me your attention. Continuiamo la scoperta di questa magnifica isola. Andiamo a vedere qualche spiaggia al nord che non abbiamo ancora vista. I'm trying to breathe, but the air feels just like water. You're making me weak now. What doesn't kill you makes you. Stiamo salendo dalla parte est di quest'isola per raggiungere il nord, perché ho visto che ci sono delle belle spiagge anche lì. Comunque è tutto da scoprire, non abbiamo ancora visto nulla. Abbiamo visto quella spiaggia meravigliosa dove c'era quella scultura di sabbia. Bene. Abbiamo visto quella spiaggia e quella di fronte a casa nostra, praticamente non abbiamo visto altro. Questa è una zona residenziale con spiaggia privata, diciamo, con 5 minuti a piedi si raggiunge una spiaggia che raggiungiamo adesso in moto. E qui abbiamo trovato una casa con la possibilità di cucinare, con la possibilità di stare tranquilli, ma costa un po' e poi è impegnativo. Rita deve mettersi a cucinare, mangiare fuori è sempre più veloce ed economico alla fine, perché fare la spesa non è economico. Tutto questo per dire che ci abbiamo pensato, ma probabilmente lasceremo perdere. Troveremo una stanza come sempre, letto e bagno. Abbiamo parcheggiato lo scooter e stiamo facendo questo sentiero che non mi ispira molta fiducia. Siamo scalzi e passare in mezzo a questi cespugli nelle Filippine è abbastanza pericoloso. Insetti, serpenti, però non abbiamo scelta. Siamo obbligati a passare da qui per raggiungere questo schifo di spiaggia, ragazzi. Tutto questo casino per raggiungere questo schifo di spiaggia che adesso vi facciamo vedere per bene. Io dico che queste Filippine ci piacciono abbastanza. Rita non so che dice, adesso la intervistiamo. Guardate, che ne dite? Siamo in un bel posto. Oh no, mamma mia ragazzi, mamma mia. No, vabbè, e anche l'acqua è abbastanza cristallina. È già venuto un ragazzo a chiederci anche se volevamo il cocco, se volevo bere un cocco. Dopo, sono appena arrivato, un attimo di calma. Allora Rita, dimmi, impressioni, che dici? No, vabbè, devi vedere cosa vedo io qui nello schermino della GoPro. Ci sono dei colori pazzeschi con questa spiaggia bianchissima, il mare turchese, verde. Vabbè, adesso si è annuvolato e perde, ma è un paradiso, Rita.
siamo chiesti perché fosse tutto bianco, la spiaggia, i coralli, i gusci dei molluschi, le pietre. E la risposta in effetti è molto semplice. La sabbia di Boracay è quasi tutta biologica. La sabbia non viene da rocce scure, frantumate, ma da corallo, gusci di molluschi, scheletri calcarei di alghe e microrganismi marini. Tutto questo è composto da carbonato di calcio che è bianco o color avorio. Quindi conchiglie, frammenti di corallo, pietruzze e sabbia sono lo stesso materiale, solo in dimensioni diverse. Il sole tropicale sbianca tutto, a Boracay il sole è fortissimo, costante tutto l'anno con altissima radiazione UV. Questo provoca ossidazione, perdita dei pigmenti naturali. Le conchiglie che in mare erano beige, rosate e marroncine, sulla spiaggia dopo mesi o anni diventano bianco latte, come quelle appunto che sto inquadrando. Ecco perché diventa tutto bianco, perché è bianco. E poi c'è da dire un'altra cosa, le conchiglie assumono anche questo colore per un fatto di mimetismo, essendo tutto bianco anche loro devono essere bianchi per non farsi predare. È uno dei pochi posti al mondo dove spiaggia, conchiglie e corallo sono la stessa cosa, solo in forme diverse. Io non avevo mai visto una spiaggia così bianca e un mare così cristallino con questi riflessi turchesi. Vabbè, ma i cristallini li abbiamo visti, però anche questo è una bella. E poi l'acqua è calda, che meraviglia. Adesso è il momento della passeggiata e poi ci risdraiamo 10 minuti, ma voglio vedere anche queste spiagge che ci sono dietro e anche quell'arco che c'è lì avanti. Guardate quanti pesciolini ci sono parcheggiati qui, ormeggiati. All'ombra, rimangono all'ombra. Sì, sì, rimangono all'ombra. No, troppo sole a Boracay, anche i pesci si mettono all'ombra, assurdo. Questa praticamente è la spiaggia privata di questo residence che c'è qua su, si chiama Belmont. A razza e spiaggia, che spiaggia che ha. È mezzogiorno e adesso andiamo a mangiare. Ci siamo fatti una bella passeggiata che ci fa bene. Non ci muoviamo molto, per dir la verità. Siamo molto sedentari e non mi piace. Alla ricerca di un ristorante. Dai ragazzi, Filippino in forma, fisico ne ha, già ne ha più di me ormai. Grande, Yeah. grande. Grande. Ristorante sulla spiaggia ragazzi, va molto bene, ma è pienissima di turisti, è pienissima anche di filippini che cercano di venderti di tutto. Adesso abbiamo prenotato 2 piatti di noodle, sono un attimo all'ombra perché il sole qua davvero ti spacca. E poi quando sono pronti ci chiamano e ci sediamo a tavola. Ragazzo precisissimo, ci tiene molto alla pulizia, guardate che lavoro. Abbiamo ordinato 2 piatti di noodle, guardate che grandi finalmente, stiamo impazzendo dalla fame. Ma è l'una credo e non è tardissimo. Questo è il ristorante sulla spiaggia. Ci siamo rifocillati, abbiamo mangiato 2 kg di noodle buonissimi, speso pochissimo.
Adesso troviamo un angolino all'ombra per goderci questo mare. Guardate che meraviglia dietro di me, che colori. Per poco più di €1 si affittano queste stuoie gigantesche, metti il tuo asciugamano e stai bene all'ombra. E Rita invece, Rita al sole, non perde un secondo di sole, anche perché tra un po' ti tocca, Rita, tornare in Europa al freddo e al gelo, Allora accumula calore. e allora goditela. Siamo nella parte proprio nord totale dell'isola, è la spiaggia a nord, e il sole invece tramonta a ovest, quindi tra un po' prendiamo lo scooter e ci mettiamo in una spiaggia che dà a ovest, e così ci guardiamo il tramonto oggi. Spiagge tutte belle, qua non ce n'è brutte, guardate che mare. Acqua realmente come in Sardegna. Ci beviamo un mango passion fruit ghiacciato, Rita. Che ne dici? Anche questa, ragazzi, è Boracay. Passeggiatine prima di arrivare in spiaggia, negozi, bar, ristoranti. È una figata, dai, bisogna ammetterlo. You won't see the beautiful stars shining down from afar. No, I ain't afraid of the dark. I don't mind. È una spiaggia lunga tutta la costa ovest praticamente, da nord a sud. Questo è un tratto bellissimo perché è pieno di locali. C'è una bellissima passeggiata con la spiaggia da una parte, i locali dall'altra, le palme, è stupendo. That's the way it goes. Life will teach you what you need to know. And ooh, like a river flows, life will take you where you need to go. Getting old don't bother me, 'cause with eyes that spin through life. Oggi siamo voluti rimanere sino al tramonto per farvelo vedere. Mi sono dovuto mettere dietro una palma perché il sole oggi ci ha veramente cotto. Siamo in spiaggia da stamattina alle 9:30, 10, credo, non ricordo. E qui è come d'estate da noi, è come un'estate in Sardegna, identico. Oggi avrà fatto 33 gradi, 34, ha fatto un caldo mostruoso. Guardate quanta gente c'è in spiaggia adesso, tutti per ammirare il tramonto su Boracay. It goes. Life will teach you what you need to know. And ooh, like the river flows, life will take you where you need to go. Con questo tramonto a Boracay rientriamo a casa. È decisamente un bel tramonto. Bellissimo. E non lo so se ne vedremo altri qui alle Filippine. Quindi gustiamoci. Like a river flows, life will take you where you need to go. Siamo rientrati nella nostra casetta. Adesso saliamo, ci facciamo una bella doccia e poi usciamo per cercare qualcosa da mangiare per cena. Siamo tutto il giorno in giro. Dopo la doccia, anzi ci siamo fatti un bel bagno, per dir la verità. Dopo il bel bagno mi faccio 2 fette di pane con tonno e pomodoro. Non ho assolutamente voglia di uscire e mangio così oggi. Tonno, pane, pomodoro e uova sode, perché mi sa che Rita ha detto che c'è anche un uovo sodo.
Buongiorno a tutti amici. Ultimo giorno a Boracay, in una Boracay ventosissima. Oggi facciamo un giro così, vi faccio vedere. Guardate il vento che c'è. Chiaramente è sempre caldo, ci sono 26 gradi adesso, però sono le 8 del mattino e siamo già in giro per goderci l'intera giornata. Come vi ho detto, domani si parte. Abbiamo ancora qualche progetto prima di lasciare le Filippine. Adesso stiamo andando a fare colazione e Rita ha trovato un posto dove forse fanno delle English breakfast. Oggi abbiamo programmato una cosa carina, ma con questo vento non so come si possa fare, perché ho programmato di mangiare di fronte al mare facendomi arrostire del pesce da un ragazzo che ho conosciuto e mangiare proprio di fronte alla spiaggia, ma siamo in una costa dove batte forte il vento, quindi vediamo. Abbiamo trovato un posto carino dove poter fare colazione. Ottima colazione, abbondante, pesante perché c'è pancetta vera e propria. Però conviene sempre cercare l'hotel con la colazione inclusa, perché alla fine 2 colazioni così spendi circa 15 euro, 14 oggi forse, 7 euro a testa. Adesso dobbiamo rientrare in hotel, prendere la bottiglia del vino che abbiamo in frigo e recarci in una bella spiaggia che non abbiamo ancora visto, che non vi abbiamo ancora fatto vedere, per l'ultima giornata qua. Purtroppo ho preso accordi con un ragazzo che vuole arrostire proprio nella stessa posizione della spiaggia che abbiamo di fronte a casa, cioè questa, ed è la stessa costa. Qui C'è un po' di vento. molto, guardate. Però ormai abbiamo organizzato e andiamo e mangiamo. Gli ho dato i soldi per comprare del pesce e arrostire. Andiamo verso le 11, all'una ci fa trovare il pranzo pronto. Così era organizzata la questione. Siamo pronti per uscire e raggiungere questa spiaggia. Ci mettiamo i sassi nelle tasche per non farci portare via dal vento, ma non ci porta via. Quali sassi? Non ci porta via con le colazioni che facciamo. Guardate come sta guidando il tizio sullo scooter davanti a noi. Ha una 10 cartelle di uova dietro legate e ne avrà altre 2, 4, 6 sul braccio sinistro, quindi guida con una mano, e c'è altre 6 cartelle di uova sul ginocchio. Se cade la fa una bella frittata. Così scopriamo anche cosa ha comprato di pesce. Gli abbiamo detto che volevamo mangiare solo mare, quindi un pesce, dei gamberi, delle seppie e delle melanzane arrosto. Ma non è che siano così attrezzati e brillanti da farci trovare un bel tavolo apparecchiato con le posate. Vedrete se, come dico io, non per pensare male, ma perché ho capito un po' come funzionano le cose. C'è parecchio vento, però non si sta malissimo, anche perché c'è molto caldo come sempre. Dobbiamo riuscire a far mettere la bottiglia del vino in fresco. Abbiamo portato una bottiglia di vino bianco e calda non si può bere. Io ho capito che abbiamo un frigorifero. Vediamo. Oggi pranziamo qua sotto queste palme. E siamo di fronte al mare, non è mica male la situazione. Purtroppo c'è troppo vento, se no sarebbe proprio stupendo perché il posto è magnifico.
Guardate che pesci grandi che ha comprato. Questo verde non l'ho mai visto in vita mia. Wow! Squid e gamberoni. Chissà come si chiamano questi pesci, mai visti. La polpa di questo verde è nera. Lui è l'artefice di tutto. Se mangiamo male è colpa sua. Non ti sentiamo! C'è vento! Ho bisogno d'aiuto! Ci sta preparando due pesci, avete visto dalle immagini. Uno si chiama pesce pappagallo e uno pesce imperatore. Pesce pappagallo non è consigliabile per noi turisti mangiarlo perché accumula tossine nel fondale, nella barriera corallina, mentre il pesce imperatore invece si può mangiare e lo mangeremo, l'altro lo lasciamo a loro. E poi ci sono gamberoni e seppie che va benissimo se cotti bene. Qua cái gì ta đấy? Gì ta sản xuất bốn hay? Hello, hello. È pronto il pranzo e questo è quello che ci servono: gamberoni, seppie e delle melanzane arrosto. Buon appetito. Ci manca il vino, wine. Da altre parti mi sarei lamentato se il pesce fosse stato cotto così, ma qui va anche bene perché non si sa mai con problemi poi gastrici, è meglio che sia tutto ben cotto. Per lavarsi le mani, piccoli limoni. Dovete sapere che guadagnano, questo ragazzo ha detto che guadagnava dai 10.000 ai 15.000 al mese. Io oggi gli ho dato 4.500, si è fatto praticamente 15 giorni di lavoro con noi oggi. Ci tenevo, mi piaceva da ieri. Thank you, bye bye, ciao. Ci tenevo, sono ragazzi che sono impegnati, ieri si sono avvicinati subito a proporlo. E va bene così, sono contento così. Riprendiamo la moto e andiamo da qualche parte dove non c'è questo vento perché è troppo fastidioso. Quando trovo ragazzi così e ci chiacchiero, gli faccio un sacco di domande col traduttore perché è l'unico modo con il quale io posso comunicare e capisco un po' le loro vite, i sacrifici che fanno. Dovete pensare che questi ragazzi non sono mai usciti da Boracay, un'isola lunga 8 km e larga 1, mai usciti da qui, tutta la vita in quest'isola, non hanno soldi per andare altrove e quindi aiutarli per me è bellissimo. Abbiamo trovato questa piccola entrata, ho messo lo scooterone lì e guardate che posto, e siamo dalla parte opposta dove non batte più quel vento, cioè non ne potevo più. Qua c'è un sole tremendo e il mare è stupendo. Guardate che colori, è tutto bianco. È stupenda quest'isola. Lasciamo l'asciugamano lì e vi portiamo a vedere un piccolo scoglio di fronte alla spiaggia, che è qua di fronte. Andiamo Ri, andiamo giù.
sole dalle 10:30 di stamattina, sono le 4. Direi che possiamo rientrare. Prima che mi tolgo la pelle così stasera. Esagerato. Io, Rita, il sole lo temo. Tu no, ma io lo temo. È successo qualcosa di grave qua dove abitiamo noi, ci sono un sacco di autobotti dei vigili del fuoco. Deve aver preso fuoco o l'abitazione di qualcuno, non lo sappiamo. Povera gente, già sono incasinati, vivono nelle baracche, gli si è bruciato tutto. Mi dispiace moltissimo vedere queste scene perché sono persone che hanno già pochissimo o nulla. È una baracca praticamente e ha preso fuoco. Ci sono pompieri dappertutto e stanno cercando di spegnere l'incendio, anzi l'hanno già spento secondo me. È ora di andare a cena. Ci siamo fatti un bel bagno anche oggi, questa vasca la stiamo sfruttando. Ci siamo preparati, ho lavorato, Rita ha risposto un po' di commenti, adesso andiamo a mangiare. C'è un vento tremendo e ci sono serate, giornate dove non uscirei mai, ma siamo obbligati, qua cucina non ce n'è. Quindi scooter, 10 minuti e siamo al centro, mangiamo qualcosa e rientriamo. Ci hanno sistemato le scarpe e hanno Ah, addirittura. Chiudo qua? Sì, chiudo. Guardate il vento tremendo che c'è. Pazzesco. Fastidiosissimo. Fastidiosissimo. Una bella cenetta, quasi un self-service, velocissimi ed economico. E poi di nuovo in camera. E a domani ragazzi. Per lasciare Boracay, una delle isole più belle del mondo.